Domu, Sogni di bambini di Katsuhiro Otomo, realizzato nel 1980 sulla rivista Seinen Manga Action, è l'opera che precede di un anno quello che sarebbe poi diventato a tutti gli effetti su scala mondiale il suo capolavoro Akira, prima il manga e poi qualche anno dopo, nel 1988, con la trasposizione in film animato. Nel 1999 si sparse la voce che Domu sarebbe stato adattato come film live action, prodotto dalla Disney e diretto dal regista messicano Guillermo del Toro, voce che per il momento non si è mai avverata e chissà se questo progetto vedrà mai la luce. Inizio da subito col dire che il video in questione introdurrà l'opera, ma non è questo il mio intento principale, poiché immagino sappiate che questo titolo non è di facile reperibilità in italiano, se non nel mercato dell'usato e a cifre non proprio vantaggiose, nella serie Oro di Repubblica, unico modo per poterlo leggere legalmente, perlomeno. In altre lingue invece lo si può trovare più facilmente. Io ho optato per la versione cartacea in spagnolo. Dicevo che vi parlerò della storia anche per farvela conoscere, darvi una infarinatura, ma voglio indirizzare questo video principalmente a chi lo ha letto questo Domu. Infatti preferisco dare una mia interpretazione, una mia chiave di lettura, che non necessariamente deve coincidere con la vostra. Proprio per questo servono certe tipologie di video, per confrontarci tra noi lettori. Ci saranno degli spoiler più marcati sul finale, ma ovviamente vi avvertirò per tempo. Comunque, credo che anche per chi non l'ha mai letto non sia un problema, dato che vi potrete godere il video e soprattutto capire anche qui che gran bel lavoro Otomo sia riuscito a sfornare, non solo in termini di regia e sceneggiatura, un maestro innegabile in questo campo, ma anche nel disegno. Domu lo definirei l'embrione dal quale sarebbe poi nato Akira. Due opere diverse per storia, ma con più di un elemento in comune sul quale però non mi voglio soffermare. Come al solito, una sinossi di trama e poi veniamo ad una analisi più approfondita dal mio punto di vista sui significati racchiusi nell'opera. La trama è lineare, facile da seguire, con qualche colpo di scena, ma è il suo significato intrinseco che vale la pena di essere analizzato. Ci troviamo in una città non precisata del Giappone, degli anni '80, periodo storico che lo ha visto uscire da una vertiginosa crescita economica che finì per causare non pochi problemi a livello sociodemografico. Le città, una su tutte Tokyo, iniziarono infatti a crescere a livelli incessanti e si vide la necessità di costruire sempre più abitazioni, anche grattacieli, con appartamenti sempre più piccoli e caseggiati popolari sempre più grandi, con alta densità di abitanti al loro interno. Ed è proprio in uno di questi caseggiati di periferia che si susseguono strani incidenti, strani morti improvvise, per lo più suicidi, che all'apparenza sembrano non avere alcun collegamento tra loro, ma che destano dei sospetti e porta la polizia ad aprire un'indagine. Da qui anche uno dei possibili significati del titolo. Domu, da domus, il latino casa, che è appunto il luogo in cui si apre e si conclude tutta la vicenda. Il manga inizia quindi come un classico giallo poliziesco, ma ben presto entreranno nella trama quegli elementi che caratterizzeranno il successivo lavoro su Akira, ovvero poteri sovrannaturali e poteri ESP. Doverose alcune considerazioni sugli abitanti di questo caseggiato popolare, necessarie per arrivare ai temi affrontati nel manga. In esso chiaramente troviamo quelli che sono i personaggi principali della trama, ma è un altro il punto in cui voglio arrivare. Vi ricordo che siamo in case popolari, quindi abitate da famiglie con basso reddito, che vivono in alloggi ristretti, in un vero e proprio formicaio umano, nel quale è difficile coesistere, dove su tante persone qualcuna ha delle problematiche di varia natura, anche mentali, che portano all'innalzamento di stress, di depressione e di suicidi. Quei suicidi che troviamo all'inizio manga, un fenomeno, quello del suicidio, molto diffuso in Giappone, tanto da farlo rientrare nei primi posti al mondo. Ed ecco già qui, in modo indiretto, una critica non tanto velata alla società giapponese, sia al suicidio
che alla sua eccessiva ma doverosa urbanizzazione degli anni 70-80. Tanto per citare alcuni esempi di persone problematiche, all'interno dello stabile abbiamo la donna che ha avuto un aborto e che porta a spasso un passeggino vuoto e che cerca di colmare la sua mancanza caricando ad un certo punto, dopo il duello tra Chan, la bambina con i poteri ESP ed il vecchio Cho, Hiroshi, figlio dell'ubriacone Yoshikawa. Yo-chan, il ragazzone adulto gigante, eterno sognatore, eterno bambino, l'ubriacone appunto, ma in primis io direi proprio Cho. Domu, la casa, quel porto sicuro nel quale rifugiarsi e fatto di abitudini e ritmi quotidiani scanditi sostanzialmente dai suoi abitanti. Equilibrio che viene interrotto proprio da quella catena di morti ed incidenti che sembrano non trovare mai fine, e questo punto mi servirà tra un po' per collegarmi al finale. La casa, a mio modo di vedere inoltre, la si può considerare l'opposto di quanto ho detto prima. Potremmo definire il caseggiato come un microcosmo nel quale questi equilibri sono rotti, come dicevo, dai vari avvenimenti rapportabili alle guerre. Ed ecco che la casa diventa terra di conflitti e di morti, dove le vittime diventano i condomini stessi che non possono fare nulla proprio perché la guerra è come una mina vagante che può colpire chiunque da un momento all'altro. Infatti, chi popola questa struttura ha paura, si sente costantemente in pericolo. Allo stesso tempo può solo restare a guardare, incredulo da spettatore passivo. Così come è passivo chi vive fuori dal palazzone. Mormora, discutesi chi sia l'artefice di tutto ciò, ma anche in questo caso non può nulla. Non può spezzare la catena. Riallacciandomi alla parola sogni di bambini contenuta nel titolo, i bambini nella loro età infantile molto spesso giocano a farsi la guerra, sognano di farsi la guerra, ed ecco qua che il vecchio Cho, adulto ma con la mentalità ancora da bambino, sogna di fare la guerra e quando ci riesce, provocando attraverso la manipolazione mentale la morte delle sue vittime, lui si diverte. Tant'è che egli stesso afferma in più passaggi del racconto che lo fa per divertimento e quindi lo prende come un gioco. Da qui ecco come una mente deviata, sottoposta a determinati stimoli e dotata di potenti armi, in questo caso poteri sovrannaturali, può creare dal nulla eventi incontrollabili su larga scala, quel famoso microcosmo della casa. Qualsiasi macro cambiamento può provocare la guerra che nel manga si manifesta tra la bambina con i poteri ESP ed il vecchio Cho, con conseguente rottura del microcosmo e se ampliamo un po' lo spettro sull'intero mondo. Una guerra tra il bene ed il male rappresentato dalla ragazzina ESP, il male rappresentato dal vecchio, quella figura del male che sino all'arrivo del bene, nello scontro con il bene, si è sempre divertita. Una folle guerra che dopo la sua comparsa da antagonista il vecchio non è più solo, non ha più il totale controllo della situazione, ha smesso di divertirsi. Solo la bambina, che può ancora sognare e dotata di armi, per così dire, alla pari, è in grado di contrastare la forza del vecchio. Tutto lo scontro di cui sono partecipi i due protagonisti è in realtà un gioco di bambini, o per meglio dire il folle gioco di due bambini. Cho fa di tutto per portare a termine i suoi infausti progetti, mentre Chan cerca con tutte le sue forze di impedire che si verificano altre tragedie. Ed è proprio la capacità di sognare che porta la bambina ESP ad essere in sintonia con il vecchio, che ancora sa sognare rispetto ai normali adulti, che col passare degli anni perdono il lato da sognatore, tipicamente legato all'infanzia. Ora parte super spoiler, quindi se non l'avete ancora letto vi invito ad abbandonare il video. Ma prima, mi raccomando, vi invito a lasciarmi un bel like, un commento se vi fa piacere e ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per supportarmi.
Prendiamo in considerazione il finale, che chiude secondo me alla perfezione il cerchio e che trovo coerente con il racconto. Il vecchio Cho, alla fine degli eventi, va a perdere, dopo la sua sconfitta, se vogliamo, il lato adulto più strategico e intelligente e mantiene invece il suo lato infantile. Lo capiamo dalle scene dell'interrogatorio, quando lui è intento a scartare le caramelle e infine lo troviamo da innocuo sulla panchina del parco. La ragazzina, dopo essersi trasferita con la madre a Tokyo, la vediamo percorrere le scale che portano al parco, dove assieme ad altri bambini intenti nei loro giochi vi è anche Cho. Probabilmente è arrivata lì grazie ai suoi poteri di teletrasporto e alla connessione telepatica mantenuta con l'anziano. Lei non lo ha perdonato per tutto il male che ha fatto ed essere arrivato a coinvolgere tutto il palazzo e a far perdere la vita a moltissime persone, coinvolte loro malgrado dalla lotta delle due potenti menti. Ecco come ritorna un'altra volta il microcosmo e metaforicamente tutto il pianeta. Infatti la troviamo sull'altalena e ad un certo punto piega i pendenti di quest'ultima in preda ad un attacco di rabbia. Scaglia dei vetri dalle finestre di palazzoni in direzione di Cho, il quale, dopo un breve pianto, ha un infarto e passa a miglior vita. E Chan si dilegua nel nulla, probabilmente sempre per i suoi poteri. Di conseguenza ne deriva il ritorno di quel famoso equilibrio all'interno del caseggiato, da dove tutto ha avuto inizio e nel quale, secondo me, si sono manifestati per la prima volta quei poteri ESP della bambina.